sono Pierluigi Meriggi, siamo qui all'azienda agricola Cabosco, azienda sperimentale di Orta, vicino a Ravenna, e oggi è il giorno in cui incontriamo Barilla con i tecnici di Barilla e con tutte le filiere o la filiera costituita dalle organizzazioni di produttori che conferiscono a Barilla e a cui noi diamo lo strumento granoduro.net, il nostro DSS per la filiera Barilla. È una giornata molto importante perché insieme ai colleghi di Barilla, insieme ai tecnici, andiamo a vedere le nostre prove sperimentali che sono svolte qui a Ravenna su circa 10 ettari di superficie, dove abbiamo all'incirca 6.000 parcelle, prevalentemente su frumento duro. Facciamo prove varietali, prove di concimazione, prove di densità di semina, prove di fungicidi, e tutte queste prove servono per migliorare quello che è il nostro DSS granoduro.net, oltre che essere elemento di incontro, di discussione con i tecnici. Il nostro DSS è fatto di algoritmi, è fatto di modelli previsionali matematici, ma in un mondo come quello dei cereali, come quello dei grani duri, dove abbiamo diverse varietà, abbiamo areali diversi, abbiamo situazioni anche microclimatiche completamente diverse, il fatto di lavorare in sperimentazione, in prove sperimentali per migliorare gli output dei modelli previsionali diventa fondamentale. Mi chiamo Emilio Ferrari, sono responsabile acquisti grano duro del gruppo Barilla e come tutti gli anni siamo qui da Orta a vedere le prove sperimentali nei campi di grano duro. Per noi come Barilla è molto importante vedere cosa succede nel campo, perché è nel campo che si fa la qualità della pasta, questo lo diciamo da sempre. E per poter ottenere la qualità migliore del grano che poi va a produrre la nostra pasta, va a finire ai nostri consumatori, dobbiamo poterlo coltivare nel miglior modo possibile e queste prove ci danno tutte le informazioni necessarie per poter poi dare agli agricoltori i consigli giusti per coltivare nel modo migliore il grano e per ottenere il prodotto migliore possibile. È molto importante tutti gli anni venire qui perché ci confrontiamo sempre con un'innovazione che migliora, che continua a cambiare tutti gli anni e non solo. Vediamo anche gli aspetti climatici, ogni anno abbiamo degli aspetti climatici sempre diversi ed è quindi estremamente importante capire come poterli gestire al meglio. È per questo che si fanno queste prove, è per questo che si studiano i comportamenti dei grani e da questo si può ottenere delle informazioni per poter coltivare il grano nel miglior modo possibile. Siamo nella piattaforma di Ravenna. Qui le tematiche principali sul grano duro sono sostanzialmente 4. Abbiamo una tematica sulla scelta varietale, per cui prove varietali, dove noi caratterizziamo le varietà sia trattate che non trattate, protette e non protette. Non protette perché andiamo a vedere effettivamente la suscettibilità delle varietà alle varie malattie. Abbiamo una tematica relativa alla densità di semina, cioè sottoponiamo le varietà a diverse densità di semina per valutare la capacità di accestimento, la resistenza all'allettamento e come variano i parametri qualitativi e la fertilità della spiga, perché avendo meno spighe si può seminare con meno seme e avere meno spighe, ma la spiga deve essere più fertile. Poi facciamo prove di concimazione, in particolare concimazione azotata e fosfatica, per vedere in particolare le varietà come reagiscono a diversi livelli di concimazione. E il quarto gruppo di prove è quella sulla difesa, cioè andiamo ad analizzare le varietà più o meno suscettibili, e l'ho detto anche prima, ma soprattutto il comportamento e l'efficacia dei fungicidi. Un altro aspetto molto importante è il tema della sostenibilità, ma come Barilla noi la concepiamo a 360 gradi. A me piace molto la definizione che danno i francesi la chiamano durabilité, cioè vuol dire qualcosa che dura nel tempo. Una cosa per essere sostenibile deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi non deve depauperare l'ambiente da cui si ottengono le materie prime, ma deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico, quindi dare ad esempio agli agricoltori la possibilità di produrre qualcosa che gli dà reddito. Per ottenere il massimo della sostenibilità, appunto, agli agricoltori devono essere dati consigli migliori per poter ottimizzare gli input e ottenere il miglior prodotto finale. Per questo, appunto, le informazioni che vengono raccolte da Orta, ma anche in collaborazione con Barilla in queste prove, servono proprio per tarare al meglio questo sistema di coltivazione. Agli agricoltori viene dato gratuitamente, per quelli che appartengono alla filiera Barilla, l'accesso a questo DSS che appunto dà i consigli migliori
per poter produrre il grano duro che serve poi a noi, che dà al consumatore il miglior prodotto possibile. Questi studi servono proprio per capire anche l'impatto in termini di crediti di carbonio, di consumo di carbonio, di sequestramento del carbonio nell'ambiente, e probabilmente saranno fondamentali in futuro anche per poter valorizzare il lavoro degli agricoltori. Quindi pensiamo che l'agricoltore che lavorerà meglio, quindi che sarà in grado di produrre con un impatto ambientale minore, verrà probabilmente premiato in futuro, e anche le aziende che lavorano con questa filiera saranno premiate perché aziende virtuose.